Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi Yamaha YZR, conosciuta da tutti i suoi più accaniti tifosi come la M1. Un modello in scala 1:4, l'edizione di Agostini, l'uscita era numero 48, ma poi farò subito, sempre in questo video, l'uscita numero 49 perché ci sono davvero pochi pezzi e non vale la pena di fare un video solo per quelli. Le uscite previste per questo modello sono 91. Saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi può contattare privatamente, grazie. È caduta la copertina del numero precedente perché io non me ne sono mica accorto che stavo filmando con la copertina vecchia. Mi ha avvisato, era la numero 47 il video che ho fatto prima. Bene, vado a vedere quello che troviamo in questa uscita. Ragazzi, lo dico spesso, lo so, uso il plurale perché vi ritengo parte integrante del canale. Questo lo leviamo. All'interno troviamo 3 tubi. Controllateveli perché io li ho rifilati tutti e 3 perché erano un po' più lunghi. Ci danno la misura da qui espressi in millimetri, io ve la do in centimetri, 4,5 cm, 5 cm e 9,5 cm. Ok? Poi troviamo questa che è la piastra di supporto, guardate la finitura simil carbonio, sempre con il particolare dei dadi esagonali con le regolazioni qui, bellissima. Questo è veramente un pezzo molto bello, così come anche questo che è il collegamento idraulico. Questo è l'altro tappo, vi ricordate che nel numero precedente lo abbiamo inserito, è la copertura, perché la vite è già esistente dentro, quella che tiene unita, una delle 4 viti che tiene 4 da una parte e 4 dall'altra, uniti 2 gusci dei telai. E infine abbiamo questo, sempre con sto maschile e femminile, che sbaglio, che è il collegamento idraulico. Questo qui, in plastica. Bene, una volta fatto questo, prendiamo il tubo da 50, che è ovviamente quello più lungo, non questo che è da 95 mm, quindi parliamo sempre in centimetri, così non vi complico, a chi magari mastica meno di queste cose, non vi complico la vita. Questo è 9 cm e mezzo, questo ovviamente più lungo è il 50 e quello più corto è il 45. Adesso io prendo quello più lungo dei due, il tubo lungo 5 cm e lo vado a mettere qui. Ok? Però in realtà il tubo non va inserito come nelle istruzioni, anche se probabilmente sarà coperto. Nelle istruzioni vi fa vedere che va inserito sopra così, a fare questo collarino. Voi vedete, fate quello che volete, ma va inserito soltanto qui. È ovvio che va incollato, altrimenti vi si stacca. Quindi io, vi ricordate il collante di prima che mi era avanzato e non avevo mescolato? Eccolo qui. Questo è un bicomponente epossidico.
così, e lo metto da parte. Poi prendo questo, abbiamo una parte curva e una parte diritta. Nella parte diritta vado a mettere quello da 4,5 cm. Così. Ecco qua. Prendo questa, la metto così, metto un po' di colla da questa parte, dove c'ho il tubo più corto, e vado a metterlo qui. Così. Poi prendo un po' di colla, piego questo così, scusate, aspettate che ingrandisco, cioè che apro un po' l'immagine. Ecco, questo lo devo mettere così. Perfetto, proprio così. A questo punto adesso prendo il motore, ecco qui, e vado a mettermi questa staffa. Questa staffa la vado a mettere così, guardate. Quindi un po' di colla. Va inserita fino in fondo, senza fare danno ovviamente. Questa è in plastica. Ecco, così, il tubo va qua dentro. Non vi preoccupate se vi si è staccato il tubo, perché come vi ho detto la colla agisce in 5 minuti, quindi basterà rimetterlo e tiene lo stesso la colla. Certamente se fossero già passati 5 minuti non si sarebbe mosso questo tubo da qui, come tutti quelli che ho messo. Bene, questo l'abbiamo messo. Adesso dobbiamo mettere questo pezzo qui, e questo pezzo qui va messo qua sopra, così. Ecco,
Guardate che spettacolo, ma quanti elementi ci sono in questa moto, quanti. Adesso vi faccio vedere, guardate, vedete lo stuzzicadenti? Lo metto qua, vediamo poi alla fine del filmato cosa sarà successo al collante. Questo lo vado a mettere qui. Lo guardo da dietro che sia tutto in battuta, la plastica sul metallo, altrimenti dovrò farlo entrare di più. Qui a posto, perfetto. Guardo solo che abbia fatto tutti i collegamenti e sembra di sì. Se mi dimenticassi qualcosa lo farò nel prossimo video. Bene, via questo, passiamo subito al numero 49. Metto anche questo tappo dall'altra parte. Ecco fatto. Guardate che spettacolo, ragazzi. Numero 49. Ricordo che io in casa, visto il ritardo che ho avuto per la consegna del numero 28 e sono rimasto fermo, ho ancora 10 uscite più una della base, perché ha preso anche la vetrina Diego, il mio iscritto che mi ha commissionato questa moto. Quindi con questo chiudo a 49 e poi abbiamo altri 10 numeri fino all'uscita numero 59. Abbiamo supporti carena e passacavi del lato destro. Questo in plastica, tutto in plastica, nessun problema. Guardate, nelle foto lo fanno vedere tutto completamente nero, qua invece è stato riprodotto in maniera perfetta col simil carbonio e sempre la vite conica a brugola che nella realtà è in alluminio. Qui abbiamo il supporto della carena centrale, anche questo in plastica, e qui due passacavi come quelli che ho montato, come quello che ho montato prima. Perché qua lo vedete nero? Perché le copertine, proprio per abbattere i tempi e velocizzare poi la produzione, sono fatte subito dopo gli stampi. Purtroppo i modelli non vengono preparati prima, montati e poi così ci si potrebbe rendere conto di eventuali difetti e correggerli. No,
vengono immessi sul mercato, ma tutte le aziende fanno questo, non solo le De Agostini. Perché? Perché è una corsa bruttissima a prendere il modello e pubblicarlo prima degli altri, perché poi loro lo sanno che i soldi finiscono e forse non ce ne sono neanche mai stati. Per cui fanno questo, che purtroppo non è una cosa bella, ma nel mercato delle vendite non è una cosa, è tutt'altro che rara, è molto comune. Allora, questo invece, l'abbiamo già detto, va messo qui, così, con questa parte forata verso il basso, e va messo qui. Ecco. Dopo aver fatto questo, sempre dal lato qua destro, prendo questo qui e lo vado a mettere in questi due fori. Che poi andrò a incollare, sia questo che questo me lo andrò a incollare una volta finito il video. Poi abbiamo uno dei passacavi, uno è differente dall'altro, attenzione, questo va qui, non vi potete sbagliare perché abbiamo il perno piccolo e il perno grande, di conseguenza il foro piccolo e il foro grande, quindi può soltanto andare in questa maniera, così. Se non entra non bisogna sforzare assolutamente, altrimenti rompete i perni. Guardate, vi faccio vedere una cosa. Metto solo pausa perché devo prendere una punta per bucare, perché questo buco qui è soltanto forato all'inizio e poi non continua. Ecco perché dovete fare attenzione. Bene. Proviamo a prendere una punta da 1. Ok, c'era soltanto poco di metallo, ma c'era. Ecco qui. Proviamo. Non insistete se non entra, altrimenti danneggiate i perni. Non ci sono problemi, prendiamo una punta più grande e allarghiamo anche l'altro. Questa è la punta da 1,5, dovrebbe bastare. Ma se non basta, noi non ci demoralizziamo, proviamo anche l'altra, finché va.
stavo guardando che è proprio storta, eppure è corretta così. Non combaciano bene. Allargo un po' anche l'altro. Vedete, non bisogna mai aver fretta. Prendo una punta da 1,3 mm. Questa confezione qui, che c'è sia destrosa che sinistrosa come punte, l'ho acquistata in un supermercato che si chiama Aldi. A volte ci sono queste offerte. Ve l'avevo anche fatta vedere. Ecco qua. Ecco, guardate. Adesso è perfetto. Così deve essere. L'altro lo faccio entrare qui. Se non entri in una maniera lo facciamo entrare nell'altra, non vi preoccupate. Ecco qua. Bene, adesso questo tubo qui, che deve essere libero, quello che parte qui, questa dovrebbe essere la pompa della frizione, lo facciamo entrare in questo passacavo qui che abbiamo messo adesso per ultimo. Sì, abbiamo messo il plurale, l'ho messo io da solo, lo so, ma ve l'ho già detto più di una volta, voi siete parte del canale, quindi io mi esprimo anche in questa maniera. Questo lo facciamo andare qua e lo facciamo momentaneamente girare qui. Lo faccio entrare in... non deve andare qui, lo tengo solo per questione di comodità e di ordine, lo metto qui, ecco, ma non va assolutamente lì. Questo invece è corretto. A questo punto penso di avervi fatto vedere tutto. Sì, anche questo montaggio è terminato. Vi faccio però vedere tutto quello che è stato montato fino al numero 49. Questo lo ritiriamo. Ecco qui. Siete pronti a vedere la colla? Guardate. Avete visto come fila già? Quando sta cominciando a filare così, sta diventando dura. Ok. Allora. Il monoammortizzatore, guardate, bellissimo. Ditemi voi se non sembrano forcelle vere in alluminio anodizzato. E pensate che cola anche l'olio, non l'ho messo io l'olio. Poi mettiamo il serbatoio. Airbox che si può aprire e dentro ci sono i tromboncini all'interno di aspirazione meravigliosi. Guardate che spettacolo questo pezzo, ma è tutta bella questa moto.
complimenti alla De Agostini. E qui abbiamo, vedete, dei fori con all'interno, abbiamo messo poi l'altra volta la plastica trasparente, e qui c'è questa parte dove all'interno sicuramente ci verrà messo un LED. Queste invece sono tutte le chiavi, o meglio, probabilmente le antenne in wireless che danno subito in tempo reale i dati al team. Ecco qui. Bene ragazzi, io con questo video ho terminato, vi do appuntamento ai prossimi video e vi ringrazio del vostro prezioso tempo. Un abbraccio e un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, e prima di andarvene ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella. Ciao a tutti!